Ben ritrovati amici, oggi vi parlo di un inchiostro che si intitola Orgoglio e Pregiudizio. Già, viene prodotto da Waring Jeul, un'azienda che ormai abbiamo cominciato a conoscere, importata da Stilo e Stile, potrete trovare lì questi calamai, un'azienda che ha davvero una varietà di colorazioni estesa. Mi viene in mente uno fra tutti che vi ho già presentato, che è il Faust, che a breve è diventato il mio preferito. Fra i neri, che tra l'altro insomma non è neanche che sia così, che ne pratichi così tanti. Ma una tavolozza di colori così estesa nasconde anche un'altalena, diciamo, di comportamento, sì, certamente di tinte, ma anche di formulazione. Così possiamo trovare degli inchiostri come questo, che a parere mio mette d'accordo un po' tutti i pennini, e qualche inchiostro un pochettino meno disponibile, qualcuno un po' troppo bevarino, mi verrebbe da dire, cioè poco viscoso, un po' anacquato in gergo comune, qualcun altro invece più viscoso, per l'appunto oleoso, coprente. E allora questo ci aiuta da una parte a mettere d'accordo i pennini, magari scegliamo quello più viscoso per i pennini più appuntiti, quelli magari un pochettino che grattano sulla superficie della carta, e magari diamo un inchiostro un po' meno veloce a quei pennini che sono già molto arrotondati di proprio, come potrebbe essere un B, un M di talune aziende che conosciamo. Molto interessante il fatto che ci metta a disposizione anche l'RGB Pantone, sia le coordinate RGB che il Pantone, e non resta che andarlo a provare. Il colore è molto piacevole, poi insomma a me la tonalità piace, è chiaro che deve incontrare i gusti, fitto, saturo, molto vicino a quello che poi sarà la resa sulla carta. Mi piace tra l'altro anche il calamaio, è un calamaio piccolo, questo è vero, tra l'altro serrato molto bene, cioè evidentemente chiude così bene che a un certo punto la depressione si fa sentire. Un calamaio piccolo nel senso che non è molto ingombrante, capiente il giusto, sono 30 ml, ma con un'imboccatura che consente di intingere un po' tutte le penne e caricarle, anche quelle un po' più corpulente. L'ho caricato su una stilografica d'eccezione, una magnifica Visconti Pontevecchio, di cui vi ho parlato in un video, o forse vi parlerò in un video a seconda della programmazione, una stilografica che è alimentata mediante cartuccio converter, prodotta in 3 varianti, in 3 colorazioni. Insomma, andate a vedere il video se vi interessa. La caratteristica di questa penna è che non è una celluloide ricavata dal pieno, cioè dalla barra, ma è un foglio di celluloide arrotolato sul fusto, una cosa che un procedimento che lo stesso Dante del Vecchio spiega come essere molto difficoltoso, bisogna stare molto attenti e richiede una certa perizia. Tanto è vero che racconta sempre Dante che i primi anni, quando si decise di produrre questa stilografica, che sostanzialmente è una classic, si andò a cercare l'esperienza di alcuni artigiani fiorentini affinché il contatto del foglio, una volta arrotolato, fosse inclinato nella giusta misura in modo da non vedersi, perché effettivamente, essendo un foglio, ad un certo punto c'è la giunzione. Insomma, un procedimento molto, molto complesso. Tornando all'inchiostro, eccolo qua, tra l'altro, su un pennino che a me piace anche. Bello carico, saturo, noterete che cambia colore velocemente. Siccome asciuga abbastanza presto, almeno la componente più liquida vira un pochettino verso la parte più scura.
stabilizzandosi però molto velocemente. Mi piace soprattutto su quelle carte brillanti perché è un colore allegro, una bella tonalità. Mi ricorda qualche altro inchiostro, per esempio quella della serie Gemstone di Monteverde, il Garnet se non sbaglio. Bello, potente, questo è quello che mi trasmette l'utilizzo di questo inchiostro. Una bella capacità coprente, omogeneo, non è uno di quegli inchiostri che lascia molte sfumature, è molto omogeneo nella sua gamma, anche variando un po' il flusso, lo vedrete nella prova col pennino di vetro e con quello ad intinzione, non trasmette delle variazioni suggerite dal flusso, dello shading particolare, è molto costretto, tra virgolette, nella sua gamma specifica, e questo una volta ogni tanto a me piace anche, soprattutto quando trovo un colore che mi aggrada. Cambia leggermente la tinta appena dopo, ma proprio leggermente, nel senso che evapora l'inchiostro, perde quella brillantezza, ma resta una qualità del pigmento magnifica. È uno di quegli inchiostri che mi piace. È anche vero che il pennino ci mette del suo. Vediamo se passa il foglio. Come vedete non c'è traccia, se non qui, proprio in questo punto dove ho martellato abbastanza, ok? Vediamolo sulla carta Rhodia. Per l'appunto la prova sulla carta Rhodia, che sapete è una carta con un gamut molto esteso, mette in evidenza la brillantezza, la portata cromatica di questo inchiostro e quindi anche la buona formulazione che c'è alle spalle. Non cambia tanto la scorrevolezza su questo tipo di carta quanto piuttosto la gamma dinamica. È molto vibrante il colore, assolutamente sono soddisfatto perché mi piace molto. Invece ho notato che tenderebbe un po' a passare il foglio, soprattutto quando lo utilizziamo con dei pennini un po' corpulenti, parlo anche di un tratto medio, non crediate, dove il flusso sia generoso. È possibile che anche su una carta come Rhodia o tanto più su un blocco comune ci ritroviamo con qualche evidenza nella facciata opposta del foglio, cosa che per esempio col pennino di vetro che vado per provare vedrete che procurerà, perché il flusso è decisamente abbondante, soprattutto nella prima parte della sua fluenza. E invece per contro ho notato con il pennino, quello ad intinzione, un pennino in acciaio, bisogna mettere extra fine, extra fine, e ho notato uno spiumaggio che, come sempre, spiego anche nei corsi, non deriva e non dipende solamente dall'inchiostro, anzi la responsabile molto spesso è proprio la carta, perché in questo caso un pennino così sottile solca le righe della carta, e pensate stiamo parlando di Rhodia, non di una carta con porosità o fibra esposta, ecco guardate qua, e riesce purtroppo a creare un po' di spiumaggio. Vi lascio alle immagini che senza dubbio trasmettono molto più delle mie parole. Ecco, vedete come purtroppo è stato tutto frastagliato e l'inchiostro si è sparso in senso trasversale, ma non perché sia un inchiostro che spiuma, ma perché il pennino, questo specifico pennino, ha proprio tagliato le fibre della carta. Con una penna normale non passa, col pennino in vetro che ha un flusso decisamente più consistente, eccolo lì, presente, soprattutto poi dove ho ripassato più volte. Un inchiostro che mi è piaciuto, che l'ho utilizzato spesso anche nella mia agenda, nei miei appunti, e quando lo ritrovo lo riconosco, mi piace, lo vedo come mio, una fittezza del pigmento, una capacità coprente elevata, anche a dispetto di un colore non troppo scuro. In conclusione, un inchiostro che va d'accordo un po' con tutti i pennini, non lo metterei su pennini particolarmente arrotondati,
a meno di cercare proprio la variazione di saturazione dovuta ad un flusso molto importante. Per esempio su un pennino C che ho provato, insomma, ecco, meglio di no, per intenderci. Su un B oppure un corsivo, ancora meglio, su un corsivo ci sta, ma è amico dei pennini sottili, di quelli extra fini, perché scorrono davvero bene. Ho visto che non si spaventa anche con carte un po' meno rifinite, e come state osservando anche su carte avoriate come quella del blocco Penco che sto utilizzando, fa la sua bella figura, perché il contrasto e l'accostamento dei due colori è senza dubbio molto gradevole. Vi lascio alle immagini, vi dicevo, e l'appuntamento ai prossimi video. Grazie a tutti e saluti inchiostrati.